Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, agguantando una lista molto particolare, ideata dal deck builder Francesco Beobei Clementi, che ha provato una combinazione di partner apparentemente insolita, riesumando la Commander Legend qualcosa di molto strano. Già in passato avevamo trattato questo particolare Planeswalker, ma la scure del ban aveva zoppato le sue enormi sinergie con un'altra leggendaria troppo economica nel cast per non subire le ire degli amministratori del formato. Ora però sembra aver trovato un degno sostituto. Certo, il nuovo partner non permette cast a 0 mana e un approccio combo, tutto orientato a innescare meccaniche Storm, ma se avrete la costanza di seguirci in questo primer, vi accorgerete che questa coppiata ha molto da dire tra i campi da gioco del formato 1v1. Questa volta vi parleremo di Ludevic, Necro Alchemist e di Tevesh Szat, Doom of Fools. Ci troviamo di fronte a una strana coppia che all'apparenza non sinergizza per nulla, ma ha l'ardire di presiedere la zona di comando con una combinazione colore tra le più interattive di tutto il formato. Ma andiamo con ordine, analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Ludevic, Necro Alchemist, che con 3 mana, uno generico, uno blu, uno rosso, abbiamo un mago umano con forza 1 e costituzione 4, con 2 abilità, di cui una patra, necessaria per abbinarlo al nostro Tevesh. Nella seconda abilità troviamo, all'inizio della sottofase finale di ogni giocatore, quel giocatore può pescare una carta se un giocatore diverso da te ha perso punti vita in questo turno. Passiamo ora a Tevesh Szat, Doom of Fools, che con 5 mana, 4 generici e 1 nero abbiamo un Planeswalker con 4 punti lealtà, con 4 abilità di cui una patron, fondamentale per il connubio con Ludevic. L'abilità con il +2 recita, crea 2 pedine creatura Trull 0-1 nere. Con il +1 abbiamo, puoi sacrificare un'altra creatura o Planeswalker, se lo fai pesca 2 carte, poi pesca un'altra carta se il permanente sacrificato era un comandante. Infine con il -10 c'è, prendi il controllo di tutti i comandanti, metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo tutti i comandanti dalla zona di comando. Abbiamo uno scopo ben preciso, rappresentato a diverso titolo da queste 2 leggendarie, fare vantaggio carte, o attraverso i danni e l'abilità del mago umano, o con il sacrificio di qualche creatura, meglio se comandante, da parte del viandante. A prima vista sembra una cosa di poco conto, ma se abbinate questo desiderio spasmodico di card advantage al color pie Grixis a disposizione, vi accorgerete che questa strana coppia ha mire espansionistiche molto marcate, tutte protese a schiacciare, a suon di interazioni, qualsiasi avversario. Avendo nella zona di comando uno scienziato pazzo come Ludevic, Necro Alchemist e una creatura infernale rappresentata da Tevesh Szat, Doom of Fools, gli intenti che si propone una build capeggiata da questo duo non possono certo essere amichevoli. Di certo le carte non ci mancheranno, così come i modi per fare value, ma si insuina una meccanica perfida all'inverosimile che ben si sposa con il nostro viandante flagello degli stolti, quella degli Steel Effect, presenti in un Planeswalker tutto nuovo, Geyadron di Adra. Questa nuova mestizia con la sua abilità almeno 3 ci permette di rubare dei pezzi dell'avversario, con Tevesh pronto a sacrificarli per pescare, offrendoci oltretutto con il +1 un drain effect goloso, oltre a scombinare le combat avversarie, inibendo l'azione dei pezzi migliori. Questi pezzi vanno chiaramente protetti, ma tra le pedine di Tevesh e qualche carta di contorno come Bone Crusher Giant, Brazza Borrower e Murderous Rider e le loro rispettive avventure, possiamo mettere qualche paletto a chi si muove veloce sul board, prima che ci possa infastidire. Oltre al value offerto nella zona di comando non possono mancare alcune chicche rinunciabili nel blu, Snapcaster Mage, Hullbreacher e Spellseeker, che ci offrono sempre un value di tutto rispetto, oltre a qualche parante in extremis nel caso le cose si mettessero al peggio. A supporto di questa costante ricerca di risposte sono presenti Search of Xanta e Tainted Pact, che fungono da motore di card selection costante o di ricerca di una risposta precisa nel caso avessimo necessità di qualcosa di specifico durante la partita. C'è però un'altra creatura, che è di fatto un comandante dentro il mazzo, che è Dissident Mage, che svolge un ruolo fondamentale nella lista, vista l'alta densità di magie presenti, permettendoci di rigiocarle dal cimitero, per un value insostenibile dal nemico, in combinazione con i restanti effetti del mazzo. In tutto questo desiderio di fare card advantage non possono certo mancare i cantrip, con Brainstorm, Opt, Ponder e Preordain, degni rappresentanti di una necessità imprescindibile se si vuole pescare la risposta adeguata a una minaccia incombente. Infine, giusto per saziare la fame del nostro viandante nella zona di comando, utilizzeremo Dark Ritual per un boost di mana nero, sempre provvidenziale per il suo cast anticipato, molto gradito viste le sue abilità offerte. Se come abbiamo visto finora l'apporto di Ludevic, Necro Alchemist e Tevesh Szat, Doom of Fools è orientato a fare vantaggio carte, è chiaro che lo scopo ultimo di questo archetipo sarà controllare la partita fino allo spegnimento dell'avversario per logoramento. I colori Grixis da questo punto di vista offrono il meglio, a partire da elementi per fare danni diretti come Forked Bolt e Lightning Bolt,
che possono fungere anche grazie al supporto di Cast Dissident Mage in veri e propri finisher in faccia a un avversario ormai moribondo. Sul fronte del removal poi non baderemo a spese, inserendo ad esempio Braid, Angrat Rampage, Bloodthirsty Death e Dreadbore, andando a coprire un po' tutti i tipi di permanenti, sempre pronti ad annichilire con poco mana i tentativi dell'opponente di impensierirci. Spicca poi una scelta particolare, Spyfield Guardian, utile per togliere accelerini giocati dal verde, oltre ad essere tutorabile da Spellseeker, se stiamo rischiando di saltare l'end drop e ci serve a tutti i costi un mana rosso. Con l'apporto del nero avremo tutti gli scartini a disposizione del formato tra Duress, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxize, scegliendo con cura quelli più efficaci, sempre tenendo d'occhio la mano del nemico il più possibile. Con il blu abbiamo accesso allo strumento principale di controllo di questa build, i counter, con un'ampia rappresentativa di carte, a partire da Daze, Force of Negation, Meltdown Misstep e Tail's End, sempre pronti a negare le minacce proposte dal nemico. E se comunque qualcosa sfuggisse alla nostra stretta o avessimo bisogno di pulire il board per proteggere i nostri Planeswalker, ci vengono in soccorso Subertanos Tremos e Toxic Delage, un paio di vratte in grado di contenere queste situazioni. Questo Color Pie ci offre anche un altro arsenale, questa volta flessibile e variegato, composto da diverse carte modali, che potremo sfruttare al meglio durante il perdurare delle nostre partite, con Fiery Confluence, Fire and Ice, Izzet Charm, Kolash Command, Mystic Confluence, Prismatic Command e Cryptic Command. Qui spazieremo dai counter alle rimozioni, ottimizzando al meglio queste magie per le varie situazioni da affrontare, tenendo anche conto che alcune di loro costano anche poco mana rispetto ai vantaggi offerti da un loro singolo cast. Ci sono poi alcune risposte specifiche contro il Grave attraverso Cling to Dust e verso permanenti scomodi, con Suspend e Cyclonic Rift, per riuscire a replicare le situazioni più complicate, magari verso avversari in grado di proteggersi al nostro arsenale di interazioni. Infine, non meno importanti, ci sono alcuni viandanti di contorno, tra Narset Parter of Veils, Chandra Torch of Defiance e Jace the Mind Sculptor, che ci forniscono ulteriori elementi di disturbo all'avversario, trasformando la nostra avanzata in qualcosa di trionfale. Insomma, questo duo composto da Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Szar's Doom of Fools è solo la pietra angolare di una build votata al controllo completo della partita, lasciando ben pochi spazi di manovra che proverà a contrastarli. L'approccio intrapreso da Francesco Beobei Clementi per costruire una build attorno a questi Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Szar's Doom of Fools parte da molto lontano e fonda le sue radici nei formati modern e a 100 carte, seguendo con passione il Color Pie Grixis in tutte le sue incarnazioni. Da un primo step iniziato nel formato partendo da Nimitz Parun e passato a Cast Dissident Mage appena questa carta è stata sbannata nel formato, anche se, dopo una prima serie di esperimenti più o meno riusciti, ha dimostrato qualche punto debole di troppo. Il value offerto da questa leggendaria è indubbio, ma spesso non offre strumenti efficaci per ricaricare la mano di nuove carte, costringendoci a annaspare durante le fasi cruciali della partita, quando sarebbe indispensabile nuova benzina per contrastare l'opponente. Da qui il desiderio da un lato di mantenere il core di magie offerto da questo Color Pie, dall'altro una serie di strumenti, possibilmente già presenti nella zona di comando, in grado, soprattutto nelle game, di fornire carte e risposte per ogni circostanza. Una naturale selezione dopo un periodo di affinamento, quella passata a Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Szar's Doom of Fools, che di certo può far storcere qualche purista, che non ha ancora esaminato con cura tutto il potenziale offerto da questi due partner atipici. Con le peculiarità offerte da Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Szar's Doom of Fools, il nostro Francesco Beobei Clementi ha le idee molto chiare su come può comportarsi tra i tavoli da gioco, proponendo un'azione adeguata in ogni situazione. Lo scopo del mazzo è quello di controllare il board i primi turni, togliendo tutte le minacce scomode proposte dal nemico, mentre ci si organizza per l'arrivo dei nostri due comandanti in campo, proteggendoli il più possibile dalle intemperanze dell'avversario. È fondamentale far sopravvivere il nostro viandante, che sarà chiaramente il bersaglio principale del nemico, vista la sua propensione a darci paranti e nuove carte, senza contare che propone una ultimate che può ribaltare le sorti anche dei matchup più complicati. Se ci troviamo di fronte a mazzi a base contro, i nostri counter si dovranno concentrare a proteggere al meglio i cast del partner, dandoci modo di avere sempre più carte a disposizione, sovrastrando in risposta colpo su colpo verso quelle avversarie. Per la buona riuscita del piano di gioco è fondamentale non saltare il drop nei primi 8 o 9 turni, anche a costo di sacrificare dei punti vita, visto che non possiamo permetterci di restare a secco per mantenere la pressione verso il nostro avversario. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Szar's Doom of Fools si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
In generale verso gli aggro deck saremo piuttosto favoriti, anche perché con il ban di Ragavan Nibelpiffer, che con i suoi botti avrebbe inficiato facilmente il nostro piano di gioco, abbiamo un nemico ostico in meno da affrontare. Contro gli archetipi a base artefatti abbiamo buone chance di successo, visto l'alto numero di magie di supporto e gli spazi di manovra che solitamente ci lasceranno questi archetipi costruire la nostra vittoria. Verso i control deck abbiamo più difficoltà nel riuscire a imbastire la nostra azione, anche perché diverse carte in nostro possesso risulteranno inefficaci rispetto alle loro minacce, in particolare le rimozioni e le vratte. Gli scontri più ostici saranno verso i combo deck, dove diventerà molto arduo avere il tempo per ricostruire il nostro vantaggio, e a meno di un loro fallimento clamoroso avremo ben poche possibilità di contrastarli, se non attraverso una counter war. Sul fronte degli upgrade, Francesco Beobei Clementi, verso questa lista basata su Ludevic, Necroalchemist e Tevesh Zas Tomb of Fools, ha le idee abbastanza chiare per migliorare la resa di questa build, che sta eliminando un po' per volta ad ogni incontro disputato. In primo luogo, per migliorare la resa in campo, riducendo i punti vita persi per stabilizzare la mana base, sono obbligatorie le dual land, che non sono certo economiche, ma riusciranno a rendere più efficace l'intera lista. Per migliorare l'efficacia degli steal effect già presenti nell'archetipo potremmo aggiungere Gilded Drake e Treachery, così da rubare più pezzi all'avversario, sinergizzando al meglio con il nostro Tevesh, sempre a caccia di nuove creature da sacrificare. Anche Shattered Skull Smashing, come alternativa a Spyfield Hazard, può risultare una carta interessante, ma molto dipenderà dal meta da affrontare, se sarà maggiormente orientato verso i Planeswalker, sempre difficili elementi con cui interagire. Infine potremmo valutare anche Opposition Agent, ma è una carta molto situazionale che trova impiego solo se il meta da affrontare è ricco di tutori, che andremo a inibire con questa risposta perfettamente in linea con la perfidia dei nostri due generali. Anche in questa occasione abbiamo terminato la nostra disamina. Ringraziamo Francesco Beobei Clementi per averci guidato nei meandri di questo archetipo composto da due generali miscelati sapientemente per ottenere un'alchimia dal grande potenziale. Se volete costruire un control deck in grado anche di sostenere con un card advantage adeguato matchup complessi e logoranti, questi Ludevic, el Necroalchemist e Tevesh Zas Doom of Fools potrebbero fare al caso vostro, dando lustro ai colori Grixis sempre potenti nel loro arsenale di interazioni. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.